Venerdì 11 ottobre, la regione metropolitana di San Paolo è stata sorpresa da una violenta tempesta che ha lasciato una scia di distruzione e vittime. I venti, che hanno superato i 100 km/h, sono stati i più forti registrati in città dal 1995. Questo evento climatico estremo ha scosso la capitale paulista e i suoi dintorni, mettendo in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture urbane e la crescente forza degli eventi climatici dovuti ai cambiamenti climatici. Unisciti a noi per rimanere aggiornato sugli ultimi eventi in tutto il mondo. Vai tomar as telhas do hotel. Será? É. Cara, olha isso aqui. São Paulo, cara. Um blackout, ó. Olha esse vento. Nunca vi isso. Migliaia di famiglie sono rimaste senza energia elettrica e fino a domenica, 13, circa 900.000 utenti erano ancora senza corrente. La concessionaria Enel, responsabile della fornitura di energia, è stata duramente criticata per il ritardo nel ripristino dei servizi. Inoltre, la tempesta ha messo in luce la mancanza di preparazione delle autorità pubbliche nel gestire disastri climatici su larga scala. Il fenomeno meteorologico è stato causato dall'incontro di due masse d'aria, una calda e una fredda, che si sono scontrate sopra lo stato di San Paolo. Questo ha generato venti intensi e la formazione di nubi cumulonembi, responsabili delle forti piogge e dei venti. Nella zona sud della capitale, a Interlagos, i venti hanno raggiunto impressionanti 107,6 km all'ora. Mano, imagina eu tô na pista agora, viado. O cara ali vem. Caralho, filma isso. Agora é o furacão. Caralho, velho. Que isso? Viado. Bota, bota. Aqui. Purtroppo, la tempesta ha portato a conseguenze tragiche. La Protezione Civile paulista ha confermato la perdita di 7 vite, la maggior parte delle quali a causa del crollo di un muro a Bauru, che ha colpito 3 persone e un cane. In totale, 98 comuni dello Stato sono stati colpiti, registrando danni significativi. Olha as árvores que estão lá. Eu mergulhei por aqui. Ó como é que tá aí o negócio. O povo passando embaixo dos negócios. Olha o poste caído. I meteorologi sottolineano che eventi come questo tendono a diventare più frequenti a San Paolo a causa dei cambiamenti climatici globali. Raffiche di vento superiori a 100 km/h diventeranno sempre più comuni, ha avvertito il meteorologo César Soares di Climatempo. Ha anche evidenziato che l'intensità della tempesta è stata aggravata da un lungo periodo di siccità che ha preceduto il ritorno delle piogge. Força do vento, todos os carros parados. Ninguém consegue andar, tão forte que o vento tá. Olha isso. Olha isso. Cidade apagada. Só alguns prédios acesos por causa do gerador diesel. Cidade apagada. La tempesta di venerdì è un avvertimento per la capitale paulista e altre grandi metropoli sulla necessità urgente di adattarsi alle nuove realtà climatiche. La mancanza di investimenti nelle infrastrutture e l'incapacità delle compagnie energetiche e delle autorità di agire rapidamente aggravano gli effetti dei disastri naturali, mettendo a rischio la popolazione.
Mentre le città affrontano le sfide portate dai cambiamenti climatici, la preparazione per futuri eventi estremi deve diventare una priorità. Questo episodio ribadisce che San Paolo, la più grande metropoli del paese, non è immune agli impatti delle trasformazioni ambientali globali. Ó, gerador, ó. Atingiu o gerador. O transformador aí, ó. Ó. Ó, no resto aqui tá tudo escuro, ó. Olha lá fora como é que tá, ó. A natureza é incrível, né? Você viu o estouro que deu o transformador ali? Nossa, vai ficar aberto? Eu nunca vi isso aqui. Sim, fica... Caraca, tu imagina lá como é que tá. Não gosta muito naquele lá, ó. Vira pra cá, aqui, ó. Calma, filho, calma, bota aqui. Calma.